Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, in scala 1/4, l'edizione è De Agostini e l'uscita è la numero 37. Andiamo subito a vedere il contenuto e a procedere anche al montaggio, ma non prima di avervi ringraziato di tutto il vostro supporto. Grazie a tutti ragazzi per il tempo che mi dedicate. Alle persone che mi guardano e non si iscrivono, ricordatevi che l'iscrizione è del tutto gratuita, ma che per me è molto importante. Quindi iscrivetevi al canale, non è un ordine, ho fatto la premessa, se ne avete piacere ovviamente, mi auguro di sì. Attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Allora, lavoreremo sulle tubazioni dell'olio e le flange dei collettori di scarico. Abbiamo 4 tubi di gomma, 2 sono in sezione maggiore, eccoli qua, e 2 con sezione minore. Questi della sezione maggiore ci dicono che sono di 4,5 cm, in realtà uno è poco meno di 4,5, anzi no, di più. In realtà sono come misura maggiore. Questo ad esempio è 5,2 e questo è 5,6 mm. Vi consiglio di non tagliarli adesso, anche se ci dicono che devono essere identici, perché nelle immagini della foto sono molto strozzati i tubi, cioè piegati troppo in giù così. Passiamo adesso all'altra serie di tubi, che sono i più sottili, dove uno è più lungo dell'altro. Ci dicono che uno è da 60 mm, quindi 6 cm, ed è 6,7 in realtà, e l'altro invece da 7 cm e 7,6 mm. Non lo tagliamo subito comunque, però ovviamente teniamo la distinzione, consideriamola tra quello più lungo e quello più corto, perché non vanno messi così a caso. Bene, adesso prendiamo quelli di sezione più grande, eccoli qua. Questo è tagliato un po' storto, lo metto, faccio un taglio diritto, qua va bene, questo va bene, ok. Adesso vado ad allargare questi più larghi, o meglio questi più grossi di sezione più grande, con un chiodino, con uno stuzzicadenti, quello che volete voi. Così. Questi più piccoli li vado ad allargare anche così. Questi mi faciliteranno sicuramente l'entrata nei perni, senza così che io possa avere il rischio di danneggiarmeli. Ecco qui. Adesso vado a prepararmi un po' di collante epossidico bicomponente per incollarmi le parti, come i tubi nei perni. Ecco qui.
questo ancora da rifinire. Ok, mescoliamo le due parti. Dal momento in cui io mescolo i due componenti ho tempo circa 5 minuti per lavorarlo, dopodiché lui comincerà a filare. Vedete che adesso non fila perché ovviamente l'ho appena mescolato e poi non lo potrò più muovere. Ma nello stesso momento però, o meglio, questo prodotto che io sto usando, sto cercando un pezzo di carta, scusatemi, ho detto calza che non c'entra niente, ma questa è l'età. Stavo dicendo che comunque questo collante non mi creerà delle rotture della plastica che si chiamano vetrificazioni con il tempo, perché se usassi l'attack questo mi accadrebbe. Allora, adesso andiamo a prendere quelli di sezione più grande, che vi ricordo devono essere 45 mm, 4,5 cm, ma in realtà sono di più, ma se saranno da tagliare li taglieremo poi dall'altra parte. Vado a metterne un po' nel tubo, assolutamente non nel perno perché altrimenti mi crea il collarino esterno ed è bruttissimo. Ecco qui. Ovviamente prendo questi che sono più grandi e non vado certamente a prendere questi, che sono destinati per i tubi, quelli di sezione più piccola. Inserisco, ecco qua, e mi fermo qui, guardate. Non vado oltre, mi fermo, guardate, ecco, posso ancora inserirlo appena appena un po', così, e lascio il collarino, vedete quello in argento che è più largo, non lo vado a coprire, lo lascio lì. Faccio la stessa cosa con l'altro tubo. Ecco qui, questo in realtà non ha il collarino esterno, però questo ce l'ha e questo non ce l'ha. Quasi quasi lo lascio così, così sembra che lo abbia anche questo. Lasciamolo così. Poi prendo questo, ecco qua, e inserisco questi più piccoli. Così. Ok, a questo punto prendiamo il motore, eccolo qui, e andiamo ad inserire il primo pezzo. Ne abbiamo, aspettate che ingrandisco altrimenti non vedete nulla,
Abbiamo questo piegato, lo mettiamo da parte un attimo, mettiamo questo diritto qua sopra, dalla parte dei collettori, qui. Un po' di collante qui. Vediamo un po', questo va qui e va inserito all'interno poi di questo perno qua, questo. Proviamo a vedere quanto è lungo, se è il caso di tagliarlo prima di inserirlo, così lavoriamo anche meglio. Avete visto come si inserisce subito se fate quel lavoro lì, di allargarvelo? Questo va messo qui, fatemi vedere un po'. È così che dovete fare per regolarvi, non tagliate subito i tubi. Allora io direi che così è un po' troppo, un po' posso tagliarlo. Tagliamolo un po', così andrà bene. Così, e questo va qui. Abbiamo il taglio a mezzaluna, non vi potete sbagliare, c'è solo una posizione per poterlo inserire nel suo foro dedicato. Non schiacciate con il motore appoggiato, perché se avete qualcosa dietro lo danneggiate, tenetelo sospeso. Ecco qua, io direi che va benissimo, vedete? Curva senza gomiti. Ok, adesso passiamo all'altro, giriamo il motore dall'altra parte, semplicemente così. Questo va inserito qui. Proviamo se la lunghezza va bene. Ok, questo va messo così. Allora, ma io direi che va benissimo così, io lo lascio così. Quindi qua devo fare in fretta perché il collante mi dà 5 minuti, non ce la faccio mica più, sapete? Avete visto? Guardate. Sono passati, non lo so quanti minuti sono passati. Ne faccio ancora un po', nessun problema. Meraviglioso questo collante. È ovvio che va distribuito in parti uguali, altrimenti se metterete più catalizzatore diventerà più duro in fretta, se ne metterete di meno ci verrà molto più tempo perché diventi solido. Ecco qui. Prendiamo il nostro tubo, così. Ok. Prendiamo in mano delicatamente il motore, mi raccomando, non schiacciate mai in giù senza sollevarlo, altrimenti rischiate di rompere qualcosa che magari è fragile dietro e non lo vedete. Ecco qua. Guardate. Mi piace molto, anche perché vi faccio vedere le immagini del fascicolo. A me non piacciono, perché si vede proprio la strozzatura del tubo. Guardate come piega male il tubo qua, non mi piace assolutamente. E nemmeno questo mi piace perché è troppo tirato. Mi piace molto di più questo.
e questo, guardate, una curva molto più armoniosa. Bene, a questo punto ci occupiamo di quelli con sezione minore, questi qui. Adesso andiamo a identificare il più lungo e il più corto, dove sappiamo che il tubo da 60 mm, quindi da 6 cm, è quello alto. Adesso vi faccio capire cosa vuol dire per alto. Allora, i tubi vanno inseriti, i due perni, dove sono? Ecco qui. Questi vanno inseriti in questi due fori qua. Ok? Abbiamo detto che quello da 6 cm va messo in alto, quindi quello più corto. Ovviamente quello da 70 mm, 7 cm, va messo più basso. Quindi prendo il più corto, che va posizionato qui e va inserito, fatemi vedere, do un'occhiata un attimo. Ho messo pausa al video perché volevo capire dove andavano questi due tubi, il più corto e il più lungo, gli ultimi che dobbiamo andare ad incollare, perché evidentemente non sono ancora da inserire in nessuna parte. Comunque, allora, abbiamo detto di andare a separare il tubo da 6 cm da quello da 7 cm. Quindi questo qua è il più corto e lo mettiamo sul foro alto. E ovviamente quello per esclusione, quello più lungo, lo mettiamo in quello basso. Ok, così va bene. Ecco, perfetti. Nel disegno ce li fa vedere così, uno in linea con l'altro, e così li lascio. Vedete, il più lungo è sotto e il più corto è sopra, come ci hanno detto loro. Però ecco, qui vedo un perno libero, ma non ci dicono di metterlo lì. Adesso andiamo a mettere gli altri pezzi, le flange dei collettori di scarico, che è semplicissimo perché sono numerate e hanno la lettera, vedete? E la stessa cosa abbiamo qui. Dall'R1, R2, L1, L2, quindi non ci possiamo sbagliare. Prendiamo quello che volete voi, l'importante è che corrisponda a quello che avete poi qui. Ecco, qua non serve neanche il collante. Fate attenzione, non mi stancherò mai di dirvelo perché è lì che fate danno. Quando premete, schiacciate qui, vedete, e spezzate la plastica qui del perno, dell'olio. Quindi attenzione dove mettete le dita quando fate la pressione su un pezzo. Ecco. Prendiamo L2. Ok. R2.
infine R1. Ecco qui, e il montaggio è terminato. Guardate che spettacolo! Tutti questi tubi che rendono il modello ancora più, diciamo, simile a quello reale. Mi piace molto come sono venuti questi montaggi, ecco. Adesso vi volevo solo far vedere il collante che ho mischiato prima, che ho mescolato prima, guardate. Avete visto? È diventato di marmo. Non si può più fare nulla ed è giusto che sia così. Sempre lo userò l'Epossibico. Ne usi poco, a parte adesso che ne ho usato un po' di più, ma perché faccio il video, ma quando faccio i lavori senza una telecamera o un telefonino tutto cambia. Adesso prendo quello che ho montato fino a questa uscita, la 37, e poi ci salutiamo. Avrei dovuto farvelo vedere anche nell'uscita 36 che ho fatto il video, ma mi sono dimenticato. Questo lo posiziono momentaneamente qui, perché poi dovrò fare quella modifica della quale vi ho parlato negli altri video. Mi riferivo alla frizione qua, vedete? Che è solo appoggiata così. Adesso, ecco qua. Vi dico soltanto che alla fine questa moto sarà un'opera d'arte. Avrò, ovviamente se l'è pagata Diego, ma mi dispiacerà un poco dartela, Diego, perché è bellissima. Ecco qui. Adesso non dirò più nulla, faccio parlare le immagini che dicono sicuramente meglio di quanto io potrei mai commentare. Il pignone in metallo, perché sarà in metallo anche la catena, strutturata come quella vera. Questo è un pezzo che in realtà era già stato montato sul motore, che ho rimosso per quello che vi ho già detto, la stessa modifica della quale vi parlavo prima. Queste le incollerò alla fine, vi ho già spiegato il perché. Che sono le sonde lambda.
Che strano però questi tubi, secondo me andavano inseriti su questi due perni qui. Boh. Bene ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Grazie, grazie sempre, anche se ve lo ripetessi e ve lo ripeterò altre 100 e 100 volte, non basterà certo a dirvi davvero quello eh, che mi fate sentire quando mi scrivete i commenti e che insomma dell'aiuto che riesco a darvi. È vero che non faccio nulla di così importante, stiamo parlando di un hobby, un qualcosa che possiamo anche dirlo, è futile e per il nostro piacere, però non è indispensabile, ma nello stesso tempo è un qualcosa che ci fa stare bene. Si lavora e quando si ha del tempo libero ognuno lo dedica come meglio desidera, e questo secondo me è un modo, uno dei tanti modi di occupare il tempo libero in una cosa piacevole, ecco. E quindi grazie a voi la mia passione è sempre accesa, in realtà non mi è mai morta e non credo che morirà mai, però il fatto che ci sia un pubblico che apprezza quello che fai mi rende ancora più contento, visto anche lui adesso è caduto perché non ce la fa più a sentire che parlo sempre. Va bene, basta così ragazzi. E che quando inizio a parlare non è che sono logorroico, è che quando si parla di un qualcosa si aprono sempre mille vie, no? Non è che è fine a se stesso. Non sto dicendo semplicemente che l'acqua è bagnata. Grazie a tutti. Al prossimo video, ciao.